Ciao e benvenuti sul mio canale. Prima di cominciare qualsiasi cosa devo salutare Nicolas, che è uno di voi che mi ha chiesto di salutarlo, quindi ciao Nicolas e grazie per guardare i miei video. Se non lo faccio adesso mi dimentico e non lo faccio più. Oggi dovevo fare questo video whispered, ma ho deciso di farlo soft spoken perché è un argomento in cui voglio essere più presente. E oggi parliamo del linguaggio inclusivo. Questo è un argomento che mi sta abbastanza a cuore, non tanto per il linguaggio in sé, ma per il concetto dietro. Ho qua un video in inglese dove parlo del mio rapporto con la LGBTQ plus community e di cui parlerò anche in questo video. E questo video è stato ispirato tra varie cose dalla mia musa Yasmina Pani, di cui ho fatto un video qui. È una YouTuber che parla di linguistica e di letteratura e ve la consiglio tantissimo. Anche se non mi piace o non mi interessa il contenuto, è molto piacevole da ascoltare, fa molto ridere ed è molto competente, quindi scientificamente imparate cose nuove, anche se non siete d'accordo magari con quello che pensa, perché lei appunto parla di linguaggio inclusivo e lei è a sfavore del linguaggio inclusivo. Ha anche scritto un libro che io non ho letto, ma il titolo è geniale, si chiama Schwa, una soluzione senza problema, che per me è bellissimo come titolo. Allora, come ho già accennato in quel video, anch'io non sono a favore del linguaggio inclusivo. Oggi vi dirò perché. Prima che mi attacchiate, ricordatevi che sono sia gay che una drag queen, quindi non ho nessuna fobia contro la diversità e la mia vita è basata sull'accettazione della diversità, quindi non provateci neanche, perché sono commenti vuoti, critiche vuote. Potete non essere d'accordo e va benissimo, ma è inutile che mi attacchiate. Il linguaggio inclusivo ha molti più aspetti tecnici in italiano che in inglese, perché in italiano avete il genere grammaticale, avete maschile e femminile, che noi non abbiamo, quindi per l'inglese è molto più semplice adattarsi ad cioè l'inglese crea un linguaggio inclusivo senza neanche volerlo. Capisco che in lingue come l'italiano è giusto porsi il problema, devo dire, no? Per me non è assurdo il fatto che qualcuno proponga un approccio diverso al linguaggio, non è assurda come proposta, però guardando Yasmina Pani, e ve lo consiglio assolutamente per questo, anch'io ho scoperto tante cose a livello tecnico dell'italiano come lingue che non sapevo. Io ho studiato lingue alle superiori, la linguistica mi affascina molto, non ho mai studiato niente, quindi io non ho nessuna competenza tecnica. Lei sì, e spiega benissimo in vari video come cosa sono i generi grammaticali, perché li abbiamo e basandosi sulla scienza dei generi grammaticali lei dice che non c'è bisogno di linguaggio inclusivo. Io sono d'accordo. C'è un'unica cosa riguardo le persone non binarie che io non so se lei tratta nel suo libro o addirittura se ne parla nei video che ho visto io. Non ha mai parlato esattamente di loro. Ecco, c'è un accorgimento verso di loro che farei, che ripeto non so se se lei menziona da qualche parte. Io non l'ho mai sentito e non so esattamente cosa ne pensi lei, perché ripeto che non ho letto il libro, magari nel libro ne parla. Allora, io in generale sono ovviamente contento che negli anni ci sia stato un progresso verso qualsiasi tipo di persona all'interno del LGBTQ plus community. Per
fare in modo che noi siamo più accettati. Io addirittura, ripeto, non solo sono gay, ma sono anche una drag queen, quindi anche il mio lavoro è basato sul fatto che queste cose vengano accettate. Devo dire che qui in Inghilterra, o almeno a Londra, di problemi non ne abbiamo, oppure si sentono, c'è ancora omofobia e si sentono di persone che vengono picchiate, non sto dicendo che queste cose non esistono, devo dire che sono abbastanza limitate rispetto a tutto il progresso che si è fatto. In Italia capisco che l'Italia è generalmente un po' indietro su queste cose, però io devo dire la verità, in prima persona non ho mai avuto nessun problema, anche adesso che tutta la mia famiglia lo sa, a parte che sembra che Bologna, da quello che mi dicono, sia una delle città migliori per essere gay. Io non vengo da Bologna, vengo da un paesino a 30 minuti da Bologna. Anche lì, a parte che vabbè, tutti l'hanno sempre saputo che ero gay, non avevano bisogno che glielo dicessi, però insomma non ho mai avuto, a parte vabbè il fatto che venivo preso in giro pesantemente alle elementari, ma vabbè, non è un problema, cioè no, lo è stato, ma non è indicativo della società, direi. È indicativo che faccio bene a odiare i bambini, ma va bene, vi lascio un video qua sul perché non voglio figli. Quindi vedo molta positività dall'esterno, perché io ovviamente in Italia non ci vivo, ma non è mai stato un problema per nessuno il fatto che io sono gay, quindi va benissimo così, meglio così. Allora, io appunto sono contento ovviamente del progresso che si è fatto, ma io sono per le pari opportunità, nel senso che tutti dobbiamo avere le stesse opportunità senza fare in modo che nessuno ne abbia di più. E a me non piace quello che sta facendo LGBTQ+ community, perché secondo me stanno spingendo troppe cose qua, non per farci diventare privilegiati, ma secondo me ci sono alcune cose che si possono, cioè non c'è bisogno di fare certe cose, e lo so che verrò attaccato tantissimo, va benissimo, lo so che noi viviamo in un paese comunque privilegiato, cioè so ovviamente che in altri posti del mondo essere gay è illegale e va bene, lì ci vuole molto più progresso utile e di senso compiuto. Devo dire che nella realtà che vivo io va bene così, insomma non c'è più bisogno di altro. Direi, io non ho mai lavorato in una compagnia, so che le compagnie, le aziende fanno corsi di integrazione, di accettazione. Avevo un'amica che lavorava per un'azienda che offriva questi corsi e io le ho detto ma ce n'è ancora bisogno? E lei ha detto sì. Anche lei ha detto lo scopo della mia azienda è di poter smettere di esistere prima o poi, perché prima o poi si spera che non ci sia più bisogno di questi corsi. Però vabbè, 10 anni fa, quando ci conoscevamo, ce n'era ancora bisogno. Di sicuro ci sono ancora cose che le compagnie, le aziende possono fare, io però non essendoci dentro non le vedo, non le so. Però nella realtà che vedo qui a Londra, ripeto, non nel paesino a mezzo a niente dell'Inghilterra, noi viviamo benissimo, non c'è nessun problema. Anzi, adesso grazie a RuPaul's Drag Race, Drag Queens, siamo quasi venerate, nonostante a me non piacciono le Drag Queens, come ho già detto in vari video, lo so, non mi piace tantissimo esserlo, ma non mi piace molto la categoria, non mi interessa perché non mi piace truccarmi, non guardo Drag Race, quindi insomma sono proprio fuori dal mondo. Ma va bene, il mio intento non è riproporvi il contenuto parola per parola di quello che dice Yasmina nei suoi video, che vi consiglio vivamente di andare a vedere, però vi do un riassunto. E io ho imparato queste cose guardando i suoi video. Anch'io mi sono sempre chiesto perché diciamo ciao a tutti e non mi verrebbe mai in mente di dire ciao a tutte, anche se ho un gruppo di 10 ragazze e un ragazzo. Però secondo me
questo problema nasce dall'ignoranza, nel senso che proprio non sappiamo come funziona la lingua, e io in primis, perché ancora appunto anch'io non lo sapevo questa cosa. E secondo me, imparando questi elementi di linguistica dell'italiano o delle lingue come l'italiano che hanno il genere, questo ci aiuterebbe a capire che in realtà non stiamo usando, cioè dire ciao a tutti non è perché pensiamo che gli uomini siano più importanti. Da quello che ha detto lei, che quindi credo, questo si chiama genere maschile non marcato, cioè col fatto che l'italiano ha due generi, maschile e femminile, per riferirsi a un gruppo di sesso non specifico, cioè non sapendo quanti maschi, cioè se ci sono maschi, femmine o quanti, si usa, quando non sai, si usa il maschile, in questo caso plurale se dico tutti, o singolare in altre situazioni che adesso vabbè non mi viene in mente, però vabbè. Questo si basa sul fatto che il genere grammaticale si basa solo su, cioè è solo creato per rendere la comunicazione possibile, e non perché ci stiamo riferendo al genere biologico di un'entità. Anche perché se io dico il tavolo, non vuol dire che il tavolo è maschio, cioè non ha nessun elemento che ti fa dire che è maschio, dovrebbe essere in teoria neutro, diciamo, perché un tavolo, qualsiasi oggetto, non è né maschio né femmina. Questo maschile non marcato è praticamente usato per riferirsi a un'entità, in questo caso parliamo di persone, perché è qui che sembra servire il linguaggio inclusivo, per riferirci a un essere umano di cui magari non sappiamo il sesso, però insomma dobbiamo dire qualcosa. Quindi se io ti dico vai dallo psicologo, non vuol dire che sto necessariamente dicendo che devi andare da un maschio, ti sto dicendo semplicemente di andare da qualcuno che appartiene alla categoria di scienziati della psicologia. Poi ovviamente so che lo psicologo può anche essere una psicologa, però col fatto che abbiamo solo psicologo o psicologa e non c'è un altro termine, un'altra desinenza, devo dire qualcosa. Il motivo per cui si sceglie il maschile non è perché viviamo in un mondo maschilista, che però non è legato al fatto che pensiamo che gli psicologi siano tutti maschi, è semplicemente che io questa cosa non la sapevo, e poi ripeto, riguardate i video suoi, è che inizialmente praticamente c'era solo questo genere, diciamo maschile, e poi si è sviluppato quello femminile, ma ripeto, non per dare maschi e femmina, ma per dare per tipo parlare di cose, di concetti o cose così. Ma ripeto, non è perché parliamo di sesso, e dice Yasmina che siamo noi in questa società che diciamo che chiamiamo queste classi maschile e femminile. In altre lingue si chiamano classe 1 e classe 2, e se noi usassimo queste parole non ci sarebbe il problema di dire la lingua maschilista, perché non associeremmo, non so come si dica, il fatto che dico tutti al fatto che voglio dare più importanza ai maschi. Dobbiamo usare qualcosa per riferirci a un gruppo di persone, e col fatto che questo diciamo c'era inizialmente solo il maschile, insomma solo questa categoria, da quello che ho capito, e poi quello che noi consideriamo femminile si è poi sviluppato dopo. Nell'italiano è rimasto quindi questo maschile appunto non marcato, che si chiama non marcato perché non dà nessuna connotazione per riferirsi alle persone di una categoria. Quindi dottore, psicologo non vuol dire che solo i maschi sono dottori o sono psicologi, è che qualcosa dobbiamo dire. E quello che mi ha affascinato molto è il fatto che sì, lei diceva, cioè sappiamo che c'è stata la proposta dell'asterisco, appunto, invece di dire psicologo, insomma scrive psicolog e l'asterisco, però l'asterisco non ha nessun suono, non rappresenta un suono, quindi non si può fare solo scritto. E adesso c'è la cosa dello schwa, che è un suono che esiste
in inglese è il suono più comune e importante dell'inglese e a me piace tantissimo, è il suono è il suono più pigro e inutile, cioè è più semplice da produrre, solo che anche quello corrisponde a un suono che però in italiano non viene associato a niente mentalmente, quindi è inutile provare a usarlo. Noi in inglese lo usiamo perché è un suono insensato che non porta nessun significato. Cioè, quando voi vedete la parola about in inglese, insomma, tutti sono portati a pronunciare la prima A come una A, quindi gli italiani direbbero about, about. No, noi diciamo about. Questo perché? Perché il suono schwa viene usato in inglese nelle sillabe non accentate perché non hanno importanza. Quindi è inutile che io spreco energie ad aprire la bocca e dire about, quando la sillaba importante è about, perché è quella accentata. Il fatto che c'è una A è inutile, quindi diciamo about. La stessa cosa per cui quando la parola in italiano direste opinion, in inglese no, le due O diventano schwa, quindi diciamo opinion, perché la sillaba accentata è P, quindi è quella che ha bisogno di importanza, le altre in inglese è molto pigro, quindi non vogliamo metterci importanza. Ho anche un canale dove insegno l'inglese, vi lascio magari la playlist sullo schwa in inglese qui, nella lingua inglese, che non c'entra niente con il linguaggio inclusivo. E quindi questa cosa a me ha affascinato molto, il fatto che lei dice che non c'è bisogno di queste cose, perché appunto noi dicendo ciao a tutti non ci mettiamo la malizia di dire che gli uomini sono più importanti o che non ci interessano le donne, è semplicemente che dovendo dire qualcosa ci siamo trascinati dietro il fatto che questa categoria che noi chiamiamo maschile era la più rilevante in passato, che però anche in passato non portava nessun significato intrinseco sul sesso della persona, perché come dice lei la grammatica non porta nessun significato, la grammatica aiuta solo a trasmettere informazioni e alla concordanza. Ad esempio in italiano col fatto che avete il maschile e il femminile, se io dico il gatto bello, capite che il e bello sono legati alla parola gatto perché gatto è maschile. In inglese questa cosa non c'è, quindi è un problema che noi non abbiamo. Però appunto il gatto come non marcato noi lo usiamo al maschile, ma sappiamo che esistono anche dei gatti femmine, quindi diciamo gatte. Però dicendo gatta neo singolare vogliamo dare appunto la connotazione che è un gatto femmina. Però ad esempio ci sono anche altri animali che noi dove diciamo ad esempio la tigre. In generale esistono anche tigri maschi, non so se si dice il tigre, ma vabbè, il mio italiano è pessimo, però insomma avete capito, cioè non vuol dire che il fatto che diciamo la tigre non vuol dire che tutte le tigri sono femminili, vuol dire che in italiano in quel caso lì il genere non marcato per quell'animale lì è femminile. Se poi vogliamo dire qualcosa in più, diciamo la tigre maschio, non so come si dica. E questa cosa appunto io non ci avevo mai pensato. E un'altra cosa che dice lei è che la lingua non influenza la coscienza, cioè dire che appunto il gatto, oppure dire vai dallo psicologo col fatto che sto usando il maschile non vuol dire che io sto pensando che solo i maschi sono psicologi, mentre ci sono alcuni che appunto dicono che la lingua influenza il modo in cui pensi. Allora lei dice questa cosa e lei è molto accurata e mi piace questo. Lei dice che non ci sono teorie, non ci sono prove, studi scientifici a favore di nessuna delle due teorie. Al momento non c'è nessuno studio e prova che dice che la lingua influenza il pensiero, ma non ci sono ancora prove
del contrario, quindi non ci sono prove che dicono esattamente che la lingua non influenza il pensiero. Quindi lei ne è consapevole di questa cosa e ha detto che se mai verrà fuori che invece influenza il pensiero con delle prove, dovrà adattarsi anche lei. Però lei dice che col fatto che non ci sono prove in nessuno dei due è sbagliato affermare che la lingua influenza il pensiero. E su questa cosa, ripeto, non ci ho mai pensato, però sì, il fatto che noi diciamo, ecco, al singolare, noi diciamo qualcuno o chi è stato, cioè se qualcuno fa qualcosa io dico chi è stato, non direi mai chi è stata, perché usiamo questo maschile non marcato per riferirci ad un'entità di cui non ci interessa in realtà il genere. E quindi lei dice che non c'è bisogno di questa cosa. Bene, alla fine vi ho dato tutto il riassunto di tutti i suoi video, ma va bene, lei lo dice molto meglio. Allora, e io concordo, secondo me il linguaggio inclusivo è un non problema, nel senso che ci sono tantissimi altri problemi al mondo, anche nella comunità LGBTQ+, ma secondo me questo è proprio una frivolezza che non porta a nessun cambiamento culturale o sociale. Cioè, se c'è una società omofoba, lo accettiamo, bene, cambiare omofoba o comunque insomma o maschilista o di qua di là, lo accettiamo, ma cambiare la vocale di quando dico ciao a tutti non rende un maschilista meno maschilista o non rende una società omofoba meno omofoba. Non è da lì che parte il cambiamento. Vabbè, smetto di riassumere i suoi video, ma concordo benissimo, tantissimo su questa cosa. L'unica cosa che appunto ho detto prima sui le persone non binarie, cioè quelle che non si definiscono né maschio né femmina, nonostante Yasmin ha ragione, cioè nel senso che il genere maschile e femminile viene solo usato per concordanza, insomma, nome e aggettivo, diciamo brevemente, ma non perché stiamo dicendo che qualcuno o qualcosa è maschio di sesso. Posso capire però che anche se noi chiamassimo il maschile classe 1 e il femminile classe 2, quindi togliendo proprio anche a livello di parola la connotazione o un pensiero al maschile e femminile, è ovvio che come società vediamo che la O è sempre usata per quelli che effettivamente sono dei maschi e la A per quelle che effettivamente sono delle femmine. Quindi posso capire che anche togliendo l'accezione maschile e femminile, uno che non si sente nessuno delle due possa sentirsi non rappresentato da usare la O, quindi il maschile non marcato, o la A. Per le persone non binarie non so esattamente quale sia la soluzione in italiano, in inglese è molto semplice, poi ve ne parlo anche di questo, però sì, quella è l'unica cosa che mi lascia un po' così. I transensuali sono facili, diciamo, nel senso che se prima uno era un uomo adesso una donna userà la A, se prima era una donna adesso un uomo userà la O, e quindi facciamo in fretta. Quindi se qualcuno sa come si potrebbe fare con i non binari, ditemi. Allora, quindi se per riassumere questo è un non problema secondo me, perché appunto è soprattutto un voler imporre certe cose che secondo me sono così eccessive e non importanti, che poi portano anche quelli, diciamo, della comunità etero a stufarsi di tutti questi problemi, giustamente gli stiamo portando tanti problemi che in realtà non esistono, e quindi uno dice ma che palle, basta, vi abbiamo accettati, non vi picchiamo più, avete avete il lavoro uguale agli altri, cos'altro volete? Parlando poi, adesso so che ci sono problemi di matrimonio, di adozioni in Italia, va bene, cioè, capisco che ci sono questi problemi, ma ripeto, mettere una schwa o la U o altre cose invece di dire ciao a tutti, cioè quelli che le coppie gay che non possono adottare continuano a non poter adottare anche se mettiamo la U o la schwa. Quindi per me è un non problema che solo semplicemente porta all'esasperazione. E ricollegandomi anche al video di cui vi ho detto prima,
Il video si chiama It's Okay Not to Like Gay, cioè per me noi adesso viviamo in una società in cui non puoi avere nessun pensiero negativo contro nessuna minoranza, contro nessuna cosa diversa da te. Io sono completamente in disaccordo, cioè quello che ad esempio io voglio da persona gay e in drag queen è semplicemente poter appunto camminare per strada senza aver paura di essere picchiato e di fare le mie cose normalmente. Non voglio privilegi in più. Mentre adesso viviamo quasi in un mondo in cui forziamo gli etero a insomma, trattarci da principi e principesse solo perché siamo gay. No, io questa cosa non la voglio e mi sento molto male io per gli etero, soprattutto per i maschi bianchi etero, perché essere un maschio bianco etero adesso è il crimine peggiore al mondo. Quindi non li invidio, io mi salvo perché sono gay, quindi mi salvo almeno per quello. Ma no, questa forzata cioè questa voglia di forzare la gente ad amarci. Io non voglio essere amato, io voglio semplicemente essere accettato. E c'è gente che non ha piacere di stare con i gay semplicemente perché abbiamo uno stile di vita con cui non concordano, e va benissimo così. A me non piacciono molti gay, quelli cioè, le stronzette a me non piacciono. Io no, non voglio stare con loro, quindi anch'io da gay mi tolgo da certi gruppi di gay, quelli che parlano sempre di tipo, adesso non so se esiste in Italia, qua ci sono quelli che appunto parlano sempre di Drag Race, parlano sempre di Britney Spears e Kylie Minogue. A me non interessano, io non so niente di queste persone, io so solo cioè mi piacciono alcune canzoni e basta. Kylie Minogue forse non è molto famosa in Italia, ma qui è un'icona gay enorme. A me non piacciono le sue canzoni, per me sono noiosissime, inutili, ma in tutti i club gay le fanno sempre e tutti la pensano che sia una dea. Io non ne voglio parlare, non mi interessa. Britney Spears, mi piacciono le sue canzoni, non mi interessa chi è, non mi interessa neanche tutto quel problema del conservatorship, non so neanche come si dica. Cioè mi dispiace che succeda a un essere umano, ma cioè mi dispiace il fatto che succede a chiunque, non solo a Britney Spears perché sono gay e devo amarla alla follia. No, quindi quei gay che fanno appunto, parlano sempre, oppure c'è il film Mean Girls, che non so come si chiama in italiano, no? E quei gay che fanno sempre le quotes dei film, a me non interessano. Non sto dicendo che dovete essere tutti bruciati cioè anche se sei quel tipo di gay stai guardando, non sto dicendo che devi essere bruciato al rogo, sto semplicemente dicendo che a livello umano non abbiamo niente a che fare. E per lo stesso motivo quelli che sono così non vorrebbero stare con me, perché se cominciano a fare tutte queste battute in base ai film o cominciano a dire ah sì, bellissimo, voglio mettermi questo vestito che sembra quello che ha messo Britney a quella cerimonia. Io non so niente di queste cose, quindi capisco che quei gay lì non vogliono stare con me perché non ho niente da dire, perché siamo umani diversi. Se c'è della gente etero a cui non interessa quello che facciamo noi, va benissimo. Lo stesso motivo, cioè per lo stesso modo in cui io non, cioè io ho molte, cioè in Italia tutti i miei amici sono etero praticamente, e ci vado maschi e femmine e andiamo d'accordissimo, però capisco che se avessi un gruppo di, cioè se si incontrano, e poi ai miei amici maschi non interessa tanto neanche il calcio, ma metti caso che facessero la cosa molto stereotipicamente maschile di vedersi tutti per guardare una partita di calcio, io magari ci vado una volta per stare con loro, ma poi non ci vado più perché non abbiamo niente, cioè a me il calcio fa schifo, non lo capisco neanche, quindi cosa vado a guardarlo a fare? Che poi ci sono anche dei gay, il mio miglior amico gay, a parte che gioca a rugby, guarda le partite, ma non ci vado quando ci va perché non mi interessa. E come ho detto anche nel video dell'altra volta, il fatto che, cioè, mi è successo una volta di aver fatto uno spettacolo per Lloyds, la banca,
per Pride Month, dove ho fatto il mio spettacolo, avevo cantato, e poi abbiamo fatto una sorta di Q&A con i lavoratori lì, che erano principalmente genitori etero, che magari qualcuno di loro aveva dei figli gay, e gliel'ho detto questa cosa, ho detto, io sono contro questo forzato amore che dovete avere. Ovviamente già per i figli dovete amare i vostri figli in generale, etero o non etero, quello che volete, però per me ad esempio, cioè se tu sei un genitore etero, ovviamente il tuo cervello pensa da etero, cioè tu, se sei un uomo etero, per te è naturale, è normale che agli uomini piacciono le donne. Se sei una donna etero, per te è naturale che alle donne piacciono gli uomini, ma non perché è un abominio che ai maschi piacciono i maschi, ma semplicemente il tuo cervello, cioè il tuo primo istinto è basato sulla tua esperienza. Cioè a te da uomo ti piacciono le donne, quindi ti aspetti che a tutti gli uomini piacciono le donne. Non vuol dire necessariamente che se ti incontri un uomo a cui piacciono gli uomini, appunto, lo vuoi bruciare al rogo, ma semplicemente il tuo cervello ha bisogno di un secondo per riaggiustarsi, perché va contro quello che per te è naturale, ma per te, e non c'è niente di male. Quindi se un genitore etero, il figlio gli va a dire sono gay, per me non c'è niente di male se il genitore ci rimane un po' male, magari anche un po' deluso, e magari non capisce per 5 minuti. Io non ci trovo niente di male, mentre adesso viviamo in questo mondo in cui al minimo pensiero negativo vuol dire che sei una persona terribile, devi essere cancellata, devi essere bruciata al rogo. No, quello che fa di te una persona buona o cattiva è come reagisci. Cioè, se il figlio ti dice che è gay e lo mandi fuori di casa, sei una cattiva persona. Se invece, anche rimanendoci un po' male, però tu perdi il tempo che hai, che ti serve, e poi lo accetti, va benissimo così. Non sopporto questa tendenza a dover eliminare l'istinto non lo puoi cambiare, è come poi reagisci che determina che persona sei. E quindi è questo per cui vado contro un po' la LGBTQ+ community, perché una volta che abbiamo ottenuto certe cose, basta, non c'è bisogno di altro. Concentriamoci appunto sui paesi in cui è illegale essere gay, lì sì, portiamoci tutti allo stesso livello, ma poi basta, lasciamo stare. E vabbè, so che verrò assalito da commenti negativi, ma rimango della mia opinione. Ma lo dico con cuore, cioè nel senso che, cioè, in modo positivo, nel senso che va bene così, non tutti devono amare i gay, non tutti devono amare le lesbiche, dobbiamo solo essere accettati, e poi lasciateci fare quello che ci interessa per i fatti nostri. C'è gente che non concorda sul fatto che soprattutto i gay sono più sessualmente attivi, diciamo, con anche le coppie aperte. Se è una cosa che che disgusta qualcuno, va benissimo, non vuol dire che devono far parte del nostro mondo. L'importante è che appunto non ci becchino mentre siamo per strada, poi dopo ognuno fa il suo, ma come tra etero alcune persone non si piacciono per qualsiasi motivo ideologico, può succedere anche tra gay o tra gay e etero. Adesso voglio parlare di come funziona in inglese, perché è molto affascinante, ovviamente a me piace, e poi è bello vedere la differenza tra l'italiano e l'inglese, anche perché so che si parla molto di questo they che usiamo in inglese. Allora, in inglese non c'è il genere, quindi table non è né maschile né femminile, neutro, non è niente, non c'è nessun elemento che te lo fa capire, perché l'articolo è sempre they o a. Gli aggettivi non vengono declinati, quindi non c'è proprio non c'è nessun pensiero a riguardo. E la stessa cosa succede con le persone, cioè se io dico doctor non c'è nessun elemento che ci fa capire se il dottore è maschile o femminile. Ci sono alcune parole tipo actor and actress, o
ecco, non mi vengono neanche in mente, insomma ce ne sono pochissime in cui c'è proprio la differenza tra maschile e femminile come lavori, ma semplicemente anche se dico friend non so se è un amico maschio o un'amica femmina. Quindi noi questo problema non ce l'abbiamo ed è molto bello, cioè perché praticamente il linguaggio inclusivo è quasi non esistente per noi. So che però ci sono alcuni problemi, ad esempio noi usiamo la parola guys per dire, che vuol dire ragazzi, ma è come per dire ciao a tutti, quindi noi diremo hi guys, o semplicemente anche su un gruppo con i miei studenti potrei dire guys let's do something else, quindi ragazzi, intendendo anche le ragazze, facciamo qualcos'altro. Quindi so che adesso alcune compagnie, so per certo che non vogliono che ad esempio anche nelle conferenze uno cominci dicendo hi guys perché viene considerato maschilista, quindi devi stare attento a non dire la parola guys, che secondo me è assurda, però vabbè è l'estensione del nostro linguaggio inclusivo, cioè il massimo che possiamo arrivare, e anche su quello sono contro, perché guys è una parola così, come diciamo ciao a tutti, è così entrata cioè fa parte della lingua, ma che semplicemente viene usato per riferirsi ad esseri umani, maschili, femminili, non ci interessa, cioè maschi e femmine, ma va bene. E questa cosa di cui ho anche un video dove insegno inglese qua, spero di non averne già fatti 5 perché posso solo collegarne 5, spero di non averne già fatti 5. Parliamo del fatto che appunto la parola friend è diciamo neutra, nel senso che io dicendo friend voi non capite se il mio amico è maschio, cioè se è un amico maschio o un'amica femmina. Se dico teacher, come in italiano in questo caso non si capisce se è un insegnante maschio o femmina, psychologist, non si sapete se è uno psicologo maschio o femmina. A me questa cosa piace molto, quindi perché appunto non dà problemi, ecco, abbiamo parole come brother, sister, lì capisci che è una maschio e femmina, ma va bene. Però quello che cioè una cosa che non viene insegnata nelle scuole quando si impara l'inglese, che è una cosa allucinante, è che noi usiamo they molto. Cioè, se io ti dico io sono un insegnante di inglese, però posso dirti facciamo qualche lezione e ti dico guarda, secondo me non sono l'insegnante adatto per te. Quando trovi un altro insegnante, digli che abbiamo fatto questi argomenti. In italiano appunto usate l'italiano non marcato, l'insegnante può anche essere una femmina, però se io non lo so usate solo il maschile. Noi no, noi non usiamo him, quindi teacher è diciamo neutro. Io vi direi when you find a new teacher, tell them that we've done these topics. Perché in inglese noi quando non sappiamo il genere di una persona singola usiamo they o them lo stesso, cioè è praticamente quasi sbagliato, cioè penso che in un esame di inglese sarebbe sbagliato dire when you find a new teacher tell him or tell her that we've covered these topics, perché lì sto già dando per scontato che l'insegnante è un maschio o una femmina, e in inglese non si può fare. Quindi noi usiamo them tantissimo o they. Semplicemente se voi mi dite il mio amico o un mio amico viene a cena, quindi my friend is coming to dinner, io non so se il vostro amico è maschio o femmina, quindi la mia domanda, se voglio sapere come si chiama, io non dico what's his name o what's her name, io dico what's their name, anche se so che è una persona solo, ma io non so il sesso di questo amico, quindi dico their name. Ovviamente voi sapete se l'amico è maschio o femmina, quindi voi mi direte his name is o her name is, ma perché voi lo sapete. Ma se io non lo so, nella lingua comune noi usiamo they, them o their, quindi è molto più comune di quanto pensaste. Questo per noi è comodo anche per i non binari, cioè per noi è più facile perché noi siamo già abituati ad usare un they al singolare, quindi se sappiamo che una persona non è binaria diremo they invece di he o she. Quindi per noi non è uno scoglio mentale molto difficile, anche se alcuni sì lo trovano un po' inutile, perché
se vedo una persona che visivamente è più maschio o femmina, anche se dicono di essere non binaria, in quel caso, vedendo e sapendo il sesso, la gente magari quel contro appunto questo linguaggio inclusivo vogliono usare he o she. Però la stessa cosa con someone o no one. In italiano voi il pronome è, cioè, maschile, nel senso voi dite qualcuno è arrivato se qualcuno ti chiama, digli che non sei disponibile. Quindi voi usate sempre il maschile non marcato, noi invece usiamo they o them, quindi if someone calls you, tell them that you're not available. Non possiamo dire tell him o tell her. Se scrivete questo in un esame d'inglese è un errore terribile, perché someone è indefinito, non puoi presumere che sia maschile o femminile. Se io vi dico non ho mai trovato, parlando di ragazzi, non ho mai trovato cioè se trovo qualcuno gli do un bacio. In questo caso potrei dire if I find someone I'll give him a kiss. In questo caso dico him perché so che a me piacciono i maschi, quindi so solo che cioè l'unica opzione è maschio. Però è normale, è comunque ancora più è molto più normale dire if I find someone I'll give them a kiss. Quindi spero di essermi spiegato, perché so che alcuni dicono in Italia, da quello che mi è sembrato di capire, correggetemi se sbaglio, ci sono quelli a favore del linguaggio inclusivo che dicono sì perché in inglese si usa tanto they, mentre alcuni invece dicono che sono gli inglesi stessi a dire che in realtà non si usa tanto. Allora, they si usa tantissimo, non per i non binari, questo è vero, cioè noi usiamo they appunto per riferirci a qualsiasi essere umano di cui non sappiamo il sesso, quando sappiamo che è indefinito. Appunto quando trovi un altro insegnante noi diciamo di loro che quello che abbiamo fatto, perché noi non sappiamo se l'insegnante sarà maschio o femmina. Usare they per le persone non binarie è una cosa nuova, perché è cominciata da poco, quindi tipo Sam Smith, un cantante famoso, dice di essere non binario, non so come si dica, quindi ci siamo adattati a dire Sam. Ogni volta che ci riferiamo a Sam Smith, invece di dire he dobbiamo dire they. C'è chi ancora non lo fa, c'è chi è contro o c'è chi non gli interessa. In teoria se uno mi dice sono non binary, per rispettarlo dovreste usare they. Spero di essermi spiegato. Con questo vi lascio e fatemi sapere cosa ne pensate, perché sono molto curioso, e ci vediamo la prossima settimana. Ciao ciao.